Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Virginia e oggi andremo a vedere insieme se questo Rolex Daytona Vintage è falso oppure no, inoltre se è anche corretto con l'epoca. Smonteremo insieme l'orologio e vi farò vedere tutte le cose che dovete controllare. Per questa volta abbiamo scelto un Daytona 16520 per esaurire le richieste di alcuni amici che ci seguono sul nostro canale, però niente vieta la prossima volta di poter analizzare un altro modello di vostro interesse. Magari scrivetelo nei commenti se volete analizzare qualcosa in particolare. Come tutte le volte vi chiedo prima di lasciarvi al video di mettere un like, iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le nostre attività. E adesso a voi il video. Che cosa vi serve per smontare l'orologio e poterlo osservare? Ovviamente vi serve una strumentazione professionale, come quella che vedete qui. In particolare vi servirà i toglianze per rimuovere il bracciale dalla cassa, vi serviranno lenti a diverse gradazioni per poterlo osservare e meglio ancora se avete questa con il cerchietto perché vi permette di lavorare a mani libere e vi servirà poi l'apricasse per togliere il fondello e la pallina per completare l'ultimo svitamento. Meglio ancora poi se avete un paio di guanti per lavorare perché questo vi permette di lavorare con più tranquillità. Che cosa ci serve per verificare se questo orologio è originale? Ci serve un termine di paragone, il che vuol dire o avete altri orologi come questo, ma non solo uno, tanti perché un orologio solo non fa casistica, con cui poter fare un confronto, o in alternativa potete affidarvi all'archivio di Mazzarello Stefano Library, di cui vi lascio il link in descrizione se poi volete darci un'occhiata ed eventualmente abbonarvi. Vediamo come smontare l'orologio. Per prima cosa devo andare a rimuovere il bracciale con lo spernatore. Noi usiamo quello originale a pinzetta, che ci aiuta a togliere le anse a molla senza graffiare la cassa, per poter leggere l'incisione all'interno. È sufficiente una lente a bassa gradazione. Questa operazione fatela sempre su una superficie liscia e morbida, sempre per evitare di graffiare la cassa, e meglio ancora se indossate guanti. Lo svitiamo a mano con la pallina di gomma o utilizziamo l'apricassa se è molto stretto. Visto che in questo caso stiamo analizzando un orologio con garanzia, leggete subito il seriale ad ore 6 e la riferenza ad ore 12 e verificate velocemente che la garanzia corrisponda. Se riuscite a fotografare il vostro orologio con foto ad alta qualità, il confronto a video con la nostra library sarà ancora più preciso. Accedo ora a mazzarellostefano-library.com e per semplificare il tutto ho suddiviso in 7 step quello che dovete fare. Primo step, verifichiamo che la cassa sia originale. Clicchiamo su Check Your Rolex per leggere l'anno di produzione del mio orologio che si ricava dalla matricola. Da qui scorro fino al mio seriale W72 e leggo che l'anno di produzione è il 1996. Teniamolo a mente perché tutte le parti dell'orologio dovranno essere comparate con l'anno di produzione, in questo caso appunto il 96. Attenzione, non prendete come riferimento l'anno scritto sulla garanzia, perché rappresenta l'anno di vendita e non quello di produzione, quindi solitamente è successivo. Secondo step, controlliamo se il seriale è originale. Clicchiamo nel secondo libro, Rolex Serial Numbers. Scorro in basso fino ad arrivare al range che mi interessa, quello degli anni 90-99. Entro quindi nel 1996, anno di produzione del mio orologio. Osservo con attenzione il seriale sulla cassa con la lente a più alta gradazione e faccio il confronto con i seriali più vicino al mio del database library. Zoomo le foto e mi soffermo a confrontare le incisioni. Come vi ho spiegato nei miei video precedenti, quando si controllano le incisioni della cassa non dovete considerare lo spessore dei caratteri, che può dipendere da una differente usura del pantografo, ma osservate bene la forma di numeri e lettere, questo perché nel corso degli anni le incisioni cambiano. Terzo step, la riferenza. Passo al controllo delle grafiche nel librino Rolex References. In questo caso cerco sotto il modello Daytona l'archivio della riferenza 16520. Scorro fino a trovare le grafiche dell'anno 96 ed esattamente come prima controllo la forma di numeri e lettere, zoomando le foto dell'archivio. Quarto step, controllare il fondello. Entriamo nella sezione Rolex Casebacks. Andiamo sotto Daytona e clicchiamo nell'archivio 16520-16523. Piccola precisazione per i neofiti Rolex Vintage. Questa cartella è valida sia per il modello in acciaio che per l'acciaio oro, perché montano lo stesso fondello. Faccio la comparazione tra il mio fondello e quelli pubblicati dell'anno 96 della library. Come sempre, ingrandisco le foto ed osservo se i caratteri sono uguali.
Quinto step, controllo del quadrante. Entro su Rolex Dials sotto la sezione Daytona e clicco su 16520. Esistono molti marchi del quadrante che si sono susseguiti nel corso degli anni, ma io ho un orologio del 96 e devo vedere se il quadrante è corretto per questo anno. Potrebbe infatti avere un quadrante originale, ma precedente o successivo. Da qui ho visto che il quadrante è originale e corretto con l'epoca, ma voglio sapere che marca è. Scrivo allora nel motore di ricerca Mark Daytona 16520. Apro il blog corrispondente e confronto quadrante ghiera del mio orologio con quelli dell'articolo. Scopro così che è una ghiera Mark 5 che riconosco dalla forma allungata del 6 e del 9. Dal blog leggo che è una ghiera corretta per l'anno di produzione del mio orologio. Il mio quadrante non ha un font graziato, la scritta Cosmograph non è in grassetto ed è un T Swiss Made T. Il blog me lo classifica come Mark 6 e mi dice che è montato sulle casse S medio-alto fino ad A, quindi è corretto anche per il mio orologio. Sesto step, verifica del bracciale. Il mio orologio monta un bracciale Oyster 78-390, finali 503, clasp W10. Per vedere intanto se è corretto, lo confronto con la tabella della library, scrivendo nel motore di ricerca tabelle bracciali Daytona. Dalla tabella si legge che il mio 16520 del 96 dovrebbe montare proprio un bracciale 78390 con finali 503B. Per rendermi conto se il bracciale è originale, devo però confrontare le grafiche con le foto messe a disposizione della library. Scrivo nel motore di ricerca 16520 seriale W Photo Gallery. Ho l'imbarazzo della scelta. Dalla galleria riesco a fare un confronto con il movimento calibro 4030 e le relative grafiche. Per vedere se la clasp è corretta, scrivo ancora una volta nel motore Rolex Clasp. Vedo che la W10 è dell'anno 95, per cui è precedente di un anno rispetto alla data di produzione del mio orologio. Attenzione, non è un errore. Rolex è un'azienda con un magazzino. Le clasp prodotte e non montate nell'anno in corso venivano riutilizzate nel successivo anno. Può capitare che la clasp sia precedente alla cassa, nel vintage succede spesso. Se invece fosse successiva, vorrebbe dire che quella che aveva in origine è stata sostituita. Settimo e ultimo step, la garanzia. Allora, qui volevo farvi una piccola premessa. Non date per scontato che l'orologio con garanzia sia originale. Questo perché falsificano gli orologi, figuriamoci se non possono falsificare un pezzo di carta. Nel vintage diciamo che la garanzia è un valore aggiunto all'orologio, non è indispensabile, se c'è ancora meglio, ma l'importanza va data in primis all'orologio. Per cui il miglior consiglio che posso darvi, soprattutto se si valuta un acquisto, è quello di scegliere l'orologio vintage più bello in assoluto che riuscite a trovare, poi se ha garanzia ancora meglio. In questo caso l'orologio di oggi è un 16520 con garanzia americana. Se vado a girare la garanzia, vedete che sul retro c'è impresso un codice scritto in rosso. Questo rappresenta la data di importazione dell'orologio negli Stati Uniti. Invece, qua davanti vedete che c'è un altro codice. Anche questo dà informazioni molto importanti sulle caratteristiche dell'orologio. Adesso, attraverso la library, vi vado a spiegare entrambi questi codici che cosa vogliono dire. Vediamolo insieme. Vado a scrivere nel motore di ricerca garanzie americane. Da questo blog riesco a decifrare la data di importazione. LROCW sta per 3/12/96, data americana. L'orologio è stato importato negli USA il 12 marzo del 96. In più la garanzia americana mi riporta le caratteristiche dell'orologio nel codice che vi ho mostrato prima. Nel codice si legge R 16520 A50 B7839. Grazie a questo blog posso decifrarne il contenuto, il che significa Rolex referenza 16520 acciaio, quadrante bianco, bracciale referenza 78390. Questo che cosa vuol dire? Che questa garanzia è specifica per un orologio Daytona di referenza 16520 e quindi che non può essere accostata a una referenza diversa, per esempio un acciaio oro 16523 o 16528 per l'oro giallo, e il quadrante deve essere necessariamente bianco. Avessi trovato l'orologio con quadrante nero, la garanzia non sarebbe stata corretta per questo orologio e quindi già questo sarebbe stato sintomo del fatto che il quadrante era stato sostituito. Per vedere se la garanzia è originale, scrivo nel motore Rolex Garanzie.
mi si apre un articolo blog dove le garanzie sono classificate per decenni, perché anch'esse sono cambiate nel corso degli anni e hanno caratteristiche diverse in base al paese di commercializzazione. Io mi soffermo su quelle americane intorno al 1996. Questo orologio ha superato tutti i test della nostra library, per cui si merita il bollino di originalità Vintage Watches. Il confronto del mio orologio con il database della library mi ha dato un esito positivo, perché non ho trovato alcun elemento che mi possa far dubitare dell'originalità di questo orologio. Mazzarella Stefano Library è uno strumento valido e utile per valutare l'originalità degli orologi vintage, ma non abbiamo la presunzione di poter dire che sostituisce la perizia di un esperto. C'è da dire però che se l'orologio che state analizzando stona molto con il nostro database, forse è il caso di approfondire con una perizia vera e propria, o nel caso in cui state valutando un possibile acquisto di un orologio, forse è il caso di optare per un altro. Se avete dubbi o domande, scrivetele pure nei commenti e sarò felice di rispondervi. Vi lascio inoltre il link in descrizione per accedere a Mazzarella Stefano Library e eventualmente per potervi abbonare. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!